Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Maurizio, qui parliamo di carriera nel mondo corporate e oggi ho il piacere di avere ospite Federico. Federico probabilmente l'avete già incontrato in tantissime delle sue attività online, ma oggi ci facciamo spiegare più in dettaglio chi è, cosa fa e vedrete come è interessante il connettere la parte imprenditoriale con la parte corporate. Quindi Federico, benvenuto intanto e se vuoi un attimo presentarti, dire, per quanto sia abbastanza articolato, cosa fai e come ci sei arrivato. Questo magari step 2. Allora, intanto Mauri, grazie per l'invito, un saluto a tutti quanti. Io vivo a Londra, quindi partiamo da una collocazione geografica e sono alla guida di una società di consulenza che si occupa di comunicazione e marketing digitale. Si chiama Digital Combat Agency, che comprende un nome molto complesso, poi magari capiremo perché si chiama così, e di fatto ci rivolgiamo ad aziende, ma anche amministratori delegati per curare sia progetti di vendita online, se ad esempio è un e-commerce o un B2B per fare lead generation, o magari ci occupiamo di progetti di posizionamento online per presidenti, CEO che devono trattare se stessi come se fossero delle aziende. Quindi mi piaceva l'idea romantica che dopo 10 anni di carriera da dipendente, un giorno nel 2022 sarei diventato un imprenditore ed è andata così. Cioè nel 2013 sono finalmente riuscito a entrare nel mercato del lavoro digitale e in questi 10 anni di esperienza da dipendente ho accumulato quante più informazioni possibili perché ero talmente convinto all'epoca di essere una schiappa nel fare l'impresa, che però al contempo ero super ambizioso e un giorno volevo conquistare il mondo e mi sono detto, come riempio questo gap? Faccio come fanno tante persone e si lanciano subito a fare impresa e poi magari impariamo lungo il cammino? No, facciamo che sto zitto, testa bassa, vado a lavorare per qualcun altro, per 10 anni imparo tantissime cose, a patto però, come magari poi approfondiremo, di cambiare contesto qua e là per vedere punti di vista differenti e in effetti poi sono diventato un imprenditore. E oltre a questo ho anche una mia piccola scuola di marketing digitale in Italia, con una sede a Roma e una a Milano, che si chiama Digital Combat Academy in questo caso, che siccome sono una persona molto pigra dal punto di vista creativo, volevo che fosse tutto molto semplice, e quindi ho un'academy a Roma e un'agency a Londra e il collegamento tra le 2 aziende è molto semplice. La scuola praticamente non ha obiettivi di business, è solo uno strumento di talent acquisition che però mi permette di entrare in contatto con i giovani, che poi Mh. giovani non sono perché alcuni hanno anche 3, 5, 8 anni di esperienza lavorativa e i migliori me li porto a lavorare con me nell'agency. Quindi siccome non mi fidavo Mauri dell'università e del livello di preparazione con cui escono i ragazzi, mi sono detto: anche qui ho un problema da risolvere, facciamo che me lo risolvo in casa, mi creo la mia piccola, umile università, insegno le cose importanti nel digitale a questi ragazzi e poi i migliori vengono a lavorare con me. Guarda, hai toccato subito, secondo me, uno dei primi punti che merita più approfondimento. Allora, il tuo percorso, fin quando è stato, se vogliamo, classico, quindi quello proprio accademico, qual è stato esattamente? Perché tu oggi sei in un settore che tanti anni fa non era chiarissimo come arrivarci, come fare il salto. Qual è stata la tua scelta a livello di dalle superiori all'università e poi vorrei parlare molto di questo gap che tu hai riscontrato, no, che ovviamente è Mh-mh. uno degli argomenti fondamentali tra la preparazione accademica e la preparazione del mondo del lavoro. Io ho fatto la tanto odiata e presa in giro scienze della comunicazione, triennale specialistica. Pensa Mauri che l'ultimo giorno di liceo, andavo al liceo Isacco Newton a Roma, l'ultimo giorno prima della maturità entrò il preside in aula e ci augurò l'in bocca al lupo per la maturità e per il percorso che avremmo fatto all'università e ci disse, facendo una battuta che però ovviamente a me ferì molto, disse: "Però ragazzi mi raccomando, fate qualunque cosa, ma non fate né sociologia né scienze della comunicazione, perché altrimenti fallirete nella vita". Immagina dire questa cosa a un ragazzotto come me, che magari al liceo non si era trovato molto bene perché erano materie che non mi interessavano e finalmente bramavo questo perimetro accademico in cui, al netto della magari scarsa praticità che avrei incontrato, però almeno per la prima volta avrei studiato delle cose che mi piacevano e vedere l'autorità della scuola, il preside dirmi quella battuta. Poi comunque mi sono iscritto, ne è valsa la pena, però una cosa di cui non mi resi conto all'epoca, che però è venuta fuori dopo, è che, come succede spesso Mauri, mi resi conto di quali erano le fallacie, gli errori del sistema accademico e se avessi provato a combattere quel sistema da fuori senza esserci mai stato dentro, l'avrei fatto comunque in modo meno consapevole. Invece ho visto tutto quello che c'era da dentro e avendo visto anche triennale specialistico, ho visto i 2 punti di vista differenti, ho detto: "Okay,
bello, interessante, mi sono portato a casa qualcosa, però qui c'è qualcosa di grande che non va. Come improvement areas direbbero i Mh. nostri amici anglosassoni. Ecco, tu hai avuto modo di fare un confronto tra quello che c'è in Italia e quello che c'è all'estero, soprattutto in Inghilterra, specificatamente sulla parte preparazione accademica? Allora, non con l'Inghilterra, ma con la Francia, perché poi le vie del digitale sono infinite e io, Mauri, dall'anno scorso, ripeto, al Mh-mh. netto del fatto che sono l'ultimo degli ultimi perché ho fatto comunicazione, però sono stato invitato a insegnare e quest'anno l'ho rifatto, quindi da quest'anno sono diventato un lecturer ufficiale della HEC Paris, che per chi non la conoscesse, perché io 3 anni fa non la conoscevo, è la prima business school in Europa. Nel Sì. senso che ogni anno il Financial Times fa dei ranking delle business school sulla base di alcuni criteri, ad esempio management, eccetera, finance, eccetera. E questa università francese è la prima. Per darvi un'idea, l'LBS, la London Business School, è seconda, la Bocconi è quinta. Quindi parliamo di università prestigiosa, in cui però ovviamente ho un punto di vista molto, molto privilegiato, perché comunque vado lì, tengo delle lezioni, però siccome mi piace curiosare, ficco il naso, resto in contatto con questi ragazzi e cerco di, mettiamola così, avere degli insight da loro, al di là della lezione. È il motivo per cui resto magari solitamente un giorno in più a Parigi e dico: "Ragazzi, mi voglio nutrire delle vostre storie". Lo so che questo è un mondo lontano dalla mia umile scienza della comunicazione, anche perché andavo alla Sapienza, università pubblica. Quindi stiamo provando a confrontare mele e pere, però datemi qualcosa. E la domanda che vi faccio ogni anno è: quanto è pratica questa cosa? Questi 47.500 € che state spendendo all'anno in tuition fees, in retta universitaria, li stanno allocando bene? Che cosa ne pensate? E anche loro, che non è comunicazione, ma è management, e non è un'università pubblica, ma è un'università privata, ci dicono: "Guarda, testimonial come te che vengono a fare una singola lezione, però portano un'esperienza lavorativa, ci rendiamo conto che comunque sono l'eccezione, non sono la norma, e veniamo persino noi, in questi percorsi biennali, internazionali, eccetera, infarciti con tantissime questioni teoriche che ci fanno rendere conto che i docenti che abbiamo davanti sono grandi professionisti, a volte anche grandi manager, ma su alcune macro tematiche, banalmente l'evoluzione del mercato lavorativo, sono rimasti un po' indietro. E quindi, come nella cosiddetta ricerca traslazionale, che è un concetto molto interessante della scienza, per cui quando tu hai nello stesso perimetro un ospedale e un centro di ricerca, tu fai ricerca, impari delle cose e le porti in ospedale, quindi puoi aiutare subito i pazienti col frutto della ricerca che tu hai in pancia, e la stessa cosa deve avvenire tra il mercato del lavoro e della formazione. E però se c'è come dire, uno scollamento tra questi 2 mondi, quello che tu porti in aula, così come nell'esempio di prima portavamo in ospedale, è lento, è vecchio, non è Mh-mh. aggiornato, non stai sul pezzo, mi stai dando delle informazioni che erano utili 3 anni fa o addirittura magari pre-pandemia o 10 anni fa in questo settore specifico, ad esempio nel venture capital. Questi ragazzi hanno bisogno di persone che portino vita reale all'interno del perimetro accademico e spesso anche in contesti molto elitari c'è un po' di distacco, Mauri. Mh-mh. Bene. E allora la Hack io la conosco molto bene perché, come dicevi tu, oltre a essere estremamente prestigiosa, se ben ricordo ha anche una caratteristica di avere una collaborazione col governo francese, per cui i suoi executive MBA, che hanno un rating altissimo a livello europeo, sono paradossalmente più economici perché hanno una parte di fee finanziata. Quando avevo fatto per il secondo round di check per gli executive MBA, avevo parlato anche con ex studenti e ne parlavano tutti quanti molto bene. Quindi, beh, deve essere interessante essere in quel tipo di aule, penso che Mondi siano paralleli, veramente mondi tanti paralleli. stimoli, sì, sì. Mondi paralleli io, l'anno scorso quando feci la prima lezione, anche in parte terrorizzato perché non era la prima volta che insegnavo in inglese, però era la prima volta che insegnavo in inglese in un contesto di questo tipo. È una lezione che dura 6 ore divisa in 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio, quindi è anche abbastanza impegnativo, banalmente anche a livello dialettico, specie perché la lingua inglese è la nostra seconda lingua. E io mi ricordo che il giorno dopo feci un post su LinkedIn in cui il titolo era "Persone come me non meritano di stare qua". E spiegavo il bello della vita e della serendipità, per cui persone come me che non meritano di stare lì neanche come studenti, perché banalmente le possibilità, finanziarie della mia famiglia mai mi avrebbero permesso di arrivare lì, però poi la vita, la ruota gira, gira, gira e tu ci ritorni da docente e vedi questi ragazzi che ti ascoltano e prendono appunti e imparano delle cose e dici: "Cavolo, allora c'è talmente tanta meritocrazia se uno si impegna, eccetera", no, alla fine,
che possono accadere quasi queste storture. Io là dentro ero una stortura, era un errore del sistema, però anche gli errori sono belli. Bene, benissimo, molto interessante. Senti, Londra, Londra. perché? Per quanto ovviamente per chi ha un minimo di conoscenza e feeling con l'estero, la risposta è facilmente intuibile, però nel tuo caso specifico com'è nato? Qual è stato il driver principale? Le opportunità e la possibilità di crescita. Da italiano, da persona che ha fatto una buona parte del suo percorso di carriera in Italia, ho rivissuto in Italia alcuni demoni della mia famiglia, cioè che, mi sembrava spesso che mancassero i soldi e mi so detto: "Okay, ho vissuto questo piccolo demone in famiglia, l'ho vissuto adesso anche un po' come dipendente, però da imprenditore non voglio rivivere questo demone. Preferisco, una metafora che uso sempre, preferisco andare in mezzo alla vasca degli squali e magari imparare a nuotare un po' più veloce, che stare in una vasca in cui sono quello che nuota meglio e però non c'è l'acqua e quindi non mi serve a niente." E ovviamente non è vero, è un'estremizzazione che in Italia non ci sia l'acqua, però a Londra c'è un po' più acqua e c'è la piscina un po' più grande e ovviamente questo attira più squali, però allora vuol dire che se sei una persona competitiva te la puoi giocare un po' di più. E quindi per gettare veramente il primo vero semino del mio percorso imprenditoriale, volevo stare in un contesto in cui al massimo mi avrebbero detto di no i clienti, perché c'è quello che fa quella cosa digitale meglio. Però non volevo più subire l'onere psicologico di vedermi respinto un sacco di proposte, un sacco di iniziative, un sacco di opportunità per mancanza di fondi, per assenza di soldini. E quindi mi sono trasferito, o meglio, ho sviluppato un piano per trasferirmi in un paese in cui, per via di una cosa chiamata Brexit, non era così facile consentire a me, non britannico, non residente britannico, di venire qui e fare impresa. Però ho imparato nella vita che tutto sommato, un pochino tutto si può fare, sempre nei limiti delle regole, ma con grande pianificazione e anche con un po' di preparazione e alla fine porti a casa il risultato, Mauri. Arriviamo a questo punto. Allora, noi ci siamo conosciuti tramite Davide Cervellin e una delle cose che mi aveva colpito maggiormente nella vostra chiacchierata è la parte della pianificazione. Allora, io ho 27 traslochi, 4 nazioni e 7 aziende e una delle cose che io ho imparato nel tempo è l'importanza e l'impatto che ha nella propria carriera, nel proprio futuro a livello personale e finanziario del decidere dove andare a vivere. E poi c'è la parte del, non è che messo il dito sulla mappa vai, prendi il biglietto e vedi che succede. C'è tutto quanto un lavoro a monte che è meglio strutturare al più presto per rendere le cose, fattibili ad un certo livello. Ecco, su questo ricordo bene che tu sei fondamentalmente cintura nera, nel senso che hai raccontato una tua metodologia di networking, di approccio. Vuoi parlarci di come tu approcci il Londra e Londra sia? Perché mi sembra che ci sia un bel metodo dietro. Diciamo che c'è un pattern che poi è stato ricorrente in tutte le volte che mi volevo trasferire in un nuovo posto e quindi non ho fatto 27 traslochi, mi batti, spero sul lungo termine di rifarmi, però da Roma ho vissuto a Milano, a San Francisco, a Parma, a Dublino e adesso a Londra. Ovviamente all'interno di queste stesse città poi mi è capitato di trasferirmi, però prima di attaccare un nuovo territorio, con una visione quasi bellica del mio percorso di carriera, mi sono sempre detto: "Ma ci sarà o non ci sarà una correlazione matematica tra il numero di ore, di energie mentali che alloco per prepararmi prima dell'invasione e i risultati che ottengo, così come la battuta che facevamo prima, il tempo che alloghi per prepararti a un esame universitario o per un colloquio di lavoro, poi in effetti ci dice qualcosina dell'output che statisticamente potresti portare a casa, la tua esperienza, no, stessa ce lo insegna. E quindi, il piano si sviluppava un piano, aveva delle tempistiche precise, e però se dovessi per semplificare, lo step numero 1 era un'attività quasi da ingegnere sociale, chirurgica, di networking, nel senso che voglio ottenere un certo tipo di lavoro, immaginiamo così, voglio ottenere un lavoro in una startup a San Francisco, oppure in una società di consulenza a Milano, oppure voglio andare a lavorare in una big tech a Dublino, oppure in questo caso voglio aprire una mia società di consulenza a Londra. Sono 4 territori diversi,
4 perimetri professionali differenti, vuol dire che ci sono dei segmenti sociodemografici differenti di persone che o stanno già facendo quella cosa o possono rappresentare un ponte per arrivarci. Bene, capiamo chi sono queste persone. Quante di queste persone ce l'ho già su LinkedIn? Perché in tot anni di attività di personal branding su LinkedIn sono arrivato a, sparo, 35.000 collegamenti su LinkedIn, che ovviamente sono solo un numero, una vanity metric, sono solo un numero. Però ho scoperto negli anni che a furia di pubblicare contenuti ed attirare persone, a me capita, Mauri, molto spesso, anzi quasi sempre, che se io vado in una città X del mondo, soprattutto dell'Europa, ma X del mondo, io ho almeno 10, 20, 50 persone nei collegamenti che stanno in quella città e che randomicamente, magari sono italiani, che prima vivevano in Italia, mi hanno seguito in altri contesti, adesso stanno all'estero, ho sempre un bacino di partenza da cui partire. A volte sono persone che io conosco personalmente, la vita e la carriera mi hanno concesso la fortuna di conoscerli, altre volte sono solo collegamenti di primo livello su LinkedIn, ma già sono uno step in più. Come nel baseball, io sto già una base avanti, c'ho già qualcuno sul territorio a cui mandare un messaggio, chiedere un caffè, invitare fuori per un aperitivo o fare una domanda specifica su un singolo problema. Quindi step numero 1 è pianificare quali sono le persone che non è che ti apriranno la porta della vita, non essere naive, non essere pazzo, non essere sognatore. L'unica cosa che tu devi fare, Federico, che va a San Francisco, a Milano, a Parma o dove vuoi andare tu, è raccogliere informazioni dal contesto specifico che vuoi attaccare e allora poi sta a te unire i puntini. Però la magia delle relazioni umane è che le persone detengono delle informazioni che molto spesso non stanno sui libri o comunque non a quel livello di dettaglio e di aggiornamento, possono essere dette online, però quando vengono dette online c'è il contesto pubblico, le persone comunque si limitano. Di fronte a un caffè, Mauri, anche io e te, se spengiamo questa video call, ci cominciamo a dire delle cose nostre, che magari parliamo sempre di lavoro, però poi magari diventa anche un po' personale. Mi dai dei consigli su dove andare a vivere? O un piccolo errore che hai fatto, me lo vuoi condividere, non lo diresti in pubblico. Tantissime cose che vengono fuori solo in conversazioni one to one, neanche di gruppo, one to one. L'esempio più emblematico è quando andai in Irlanda, io mollai il mio tempo indeterminato a Milano, mi trasferì 3 mesi prima di quando avrei mandato la mia prima application e io per 3 mesi ho fatto networking. Avevo un file Excel diabolico in cui letteralmente annotavo tutte le persone che conoscevo, dove lavoravano e quali sono le cose più interessanti che mi sono riportato a casa dall'incontro. Con molte di queste persone poi siamo diventati amici, non è successo niente. Una persona è diventato un coinquilino, altre persone hanno cominciato a darmi dei pezzi di informazioni che mi hanno fatto arrivare all'obiettivo che era in qualche modo poi bussare alla porta di Google ed entrare, andare a botta sicura senza avere piani B, senza mandare application per altre aziende. E se io ripenso a tutte le informazioni che ho acquisito, sono tutte arrivate dalle singole persone che one to one per 3 mesi di fila io ho incontrato lungo un'estate del 2021 in Irlanda e quelle persone mi davano un pezzettino. Nessuno mi dava la soluzione completa del puzzle, ognuno mi dava un piccolo pezzettino, ma nella somma di quel pezzettino io è come se ho fatto un master in come funzionano le risorse umane nel mondo big tech e dopo aver finito quel master, che era solo la somma matematica di queste chiacchierate, avevo le informazioni per portare a casa il risultato. E in passato, tutto sommato, è successa la stessa identica cosa. Quando dovevo andare a San Francisco, Milano e adesso anche a Londra. È sempre tutto partito da cosa voglio fare nel concreto? Ok, quali sono le tipologie di persone che mi possono dare una mano a chiarire meglio come arrivare a quell'obiettivo? E poi 3, capacità umana, empatica, di essere un essere umano funzionale, che quando ti mando un messaggio su LinkedIn e siamo sconosciuti, non sembra strano. Sembra una persona gentile, normale, che capisce perfettamente che sei tu che mi stai per regalare 60 minuti del tuo tempo, quindi ti ringrazio in anticipo. Ti anticipo già il fatto che anche se è solo un caffè o un aperitivo, sarei felice di offrirtelo io. Le basi dell'essere un buon umano. E poi quando ci vediamo di persona, non mi metto lì a farti il mio pitch, no, perché sai, no, no, a me interessa sapere chi sei, che tipo di essere umano sei, poi magari parliamo di lavoro, se non succede non è un problema, che stai sviluppando delle vere relazioni umane. Quindi parlo di ingegneria sociale nel modo in cui pianifichi i contatti, però se poi sei un robot non funziona, non porti a casa niente. Bene. No, questo io credo che sia interessantissimo al di là del metodo, ma proprio il principio, cioè il principio della preparazione. Ci stavamo confrontando prima anche su altri argomenti, cioè quanto può veramente cambiare la traiettoria di una vita, di una carriera, il prepararsi per l'evento giusto, per il momento giusto e per l'incontro, che sia un incontro di networking o un incontro di selezione, perché alla fine
non mi ricordo chi diceva, no, più mi preparo e più sono fortunato. La famosa Bella. una cosa, lato competenze, ora tu hai questa posizione privilegiata perché, sai, io ovviamente sono lato corporate, anche se ho alle spalle qualche piccola attività imprenditoriale, alcune ongoing, più qualche news per l'anno prossimo, però fondamentalmente i miei 25 anni li ho passati nel mondo corporate e tu invece sei lato quello che io definisco, no, lato fornitore, partner per determinati passaggi. Ora, in questa situazione privilegiata dove tu hai comunque un minimo di esperienza anche prima del mondo aziendale dall'interno, anche se poi hai fatto la scelta di forzare e accelerare il passaggio, quali pensi siano le caratteristiche fondamentali per funzionare tra questi 2 mondi? Cioè a livello di skill, a Mh. livello di mindset, cosa vedi? Perché, spesso mi capita di parlare con persone che hanno una visione molto polarizzata, no, del grandi corporate, dipendenti, zombie, startup, unicorni fighissimi e cosa, mentre io cerco di dire: "Guarda, non è proprio così". Cioè, le aziende io personalmente, le aziende in cui ho lavorato, tutte grandi multinazionali, ogni 6 mesi venivano rigirate completamente come un calzino, quindi proprio un ripartire con ricostruzioni e tutto. Ora, quindi Federico, in questa tua posizione privilegiata, no, di avere l'esperienza e vivere nel mondo imprenditoriale, ma avere il contatto con queste strutture organizzate e governance, quali pensi siano le caratteristiche fondamentali per poter funzionare al meglio ed essere più efficiente in questi 2 mondi? Allora, innanzitutto io ho visto da dentro forse quelli che sono i 5 tipi di organizzazione, quindi non riesco neanche a dividerli solo in 2, perché ho visto l'azienda, inteso come il brand strutturato, può essere un Barilla, l'agenzia di comunicazione, che ovviamente ha una grammatica organizzativa completamente diversa, la società di consulenza, che è come l'agenzia per livello di frenesia, però i servizi che offre la posizionano a un livello un pochino più alto. Poi c'è la startup, è come il brand, però nella sua versione primordiale, adolescenziale, è un po' tutto un casino. E poi c'è la big tech, che è l'impero tecnologico, il colosso. Quindi in realtà sono 5 mondi differenti, però se uno dovesse provare a ricapitolare banalmente corporate versus agenzia, comunque fornitore, è una questione innanzitutto nel primo caso, nel mondo corporate, di accettazione di tempi di lavoro che magari sono più lenti, però consentono in modo molto più cadenzato di sviluppare dei percorsi di carriera che sono abbastanza definiti. Che se tu entri in un'azienda, più o meno sai chi c'è sotto, chi c'è sopra, quali sono le tempistiche da contratto per ricevere un avanzamento di carriera, qual è il job title che andrai a ricoprire, quali sono un po' le opportunità. Quindi devi essere un essere umano che abbraccia, mettiamola così, l'idea di fare un percorso un po' più strutturato, in cui in teoria tempi e modi e flussi e percorsi vengono detti, decisi dall'azienda, ed è normale che sia così perché per una questione di conservazione organizzativa, se fosse gestita come una startup forse andrebbe a rotoli dopo 3 mesi, invece no, ci devono essere dei flussi ben pianificati. Deve essere una persona che sa giocare il gioco della politica aziendale, di avere delle competenze di diplomazia interna che ti fanno sviluppare dei rapporti di lato verso il basso e verso l'alto, tali per cui quando poi ci sono quelle opportunità, quelle porte che si aprono, tu sei nella casella giusta, ma nella casella giusta ti ci sei messo perché hai creato anche un network interno di relazioni tale per cui, no, riceverai più spinte che non rallentamenti dall'ecosistema di colleghi che hai intorno a te e soprattutto devi essere in qualche modo non geloso, non protettivo del tuo ruolo, però devi abbracciare il fatto che se l'azienda ti ha preso per un certo ruolo, tu hai un'etichetta, quella è la tua maglietta, ed è importante che all'interno del contesto organizzativo di quello corporate, tu capisca che magari per un tot di anni tu dovrai fare quella cosa e poi sta a te però allora, come dicevamo prima con una parolina magica, da intrapreneur, se proprio hai questa spinta a fare di più, a rompere le scatole, a infilarti in altri progetti, ad alzare la mano quando magari bisogna fare qualcosa di nuovo in fase sperimentale, perché allora anche in un contesto in cui, come abbiamo detto fino a un secondo fa, in teoria è tutto strutturato, fatto, deciso, definito, però c'è la possibilità per il Maurizio di turno di fare comunque l'outsider, comunque di spiccare, comunque di rompere un po' le scatoline e anche magari rompere alcune regole della diplomazia politica che abbiamo
detto poc'anzi e fare qualcosa in più. E non ti dico avviare nuovi dipartimenti e nuove linee di business, perché magari su aziende strutturate è un po' difficile, però essere comunque un agente dell'innovazione. Però il presupposto fondamentale di chi lavora magari nel segmento corporate è quasi dei tratti della sua personalità, di lui o di lei, che la rendono adatta comunque a stare in un perimetro di azione in cui i tempi e i modi in qualche modo sono un pochino più strutturati, mentre nel mondo delle agenzie e delle società di consulenza è tutto un caos assoluto, è tutto velocità, è tutto multitasking, è tutto, anziché lavorare a un singolo brand, lavorare a 14 brand in contemporanea. E la cosa divertentissima, Mauri, è quando senti parlare le persone, che spesso, perché siamo esseri umani, vogliamo cambiare, dopo 8 anni di corporate, quanto vorrei lavorare su più progetti in contemporanea, quindi agenzia o consulenza, specie nel mio settore nel digitale, e per inverso, dopo che sei stato inserito nel tritacarne delle agenzie e delle società di consulenza, dici, mi piacerebbe proprio lavorare a un singolo progetto. Siamo degli eterni insoddisfatti. E infatti alcune mosse di carriera, spesso se tu vuoi, stai letteralmente esaminando i CV, cosa che mi capita oggi di fare come consulente esterno per aiutare le aziende ad arruolare delle persone che fanno digital, però anche per i ruoli di responsabilità. Il modo in cui l'azienda legge il CV è molto diverso dal modo in cui lo leggo io. Io cerco il cortocircuito, perché so che se quella persona ha applicato per un ruolo di sparo responsabile digital di un'azienda da 8 milioni di fatturato, e però ha un passato che sembra divergere da quel flusso, è perché in realtà cerca esattamente quello. Mentre una persona che sta già un pochino in quel binario lavorativo, già lavora come responsabile digital di una singola azienda, potrebbe avere motivazioni differenti. Devi cercare il cortocircuito, perché spesso è quello che motiva le persone a fare il grande salto da un tipo di azienda all'altra, al netto del fatto che le competenze comunque possono essere rispendibili. Ultima battuta e poi mi taccio, io ho un bias invece contro le startup, perché un po' in Italia, un po' ahimè anche quando sono andato a San Francisco, specie dopo aver fatto poi il paragone con tutti gli altri tipi di lavoro, Mauri, io mi permetto di osservare che le persone mediamente, non mi flagellate, ma mediamente le persone che lavorano nell'ecosistema startup sono le più scarse del mercato lavorativo. Se io penso a chi lavora nel digital all'interno delle startup, immaginiamo l'Italia, non posso mettere i responsabili digital di quelle startup, specie piccole o medie, magari che si stanno ancora provando ad affermare, non li posso mettere a confronto con i responsabili digital delle aziende o delle agenzie di comunicazione. Sono livelli differenti, perché all'interno della startup le persone vengono prese anche spesso sulla base della giovane età, dell'entusiasmo, senza esperienza pregressa, oppure altra esperienza, ma sempre nel mondo startup, quindi un mondo che ancora non ti ha validato del tutto come professionista. Non c'è mai stato forse un vero progetto in vita tua che hai fatto ed è andato bene e tu hai vinto in qualcosa. Oppure c'è un capo che magari ti può insegnare come fare le cose, perché anche lo startup founder non è detto che abbia grande esperienza. Quindi mi permetto di osservare che tra tutti questi contesti lavorativi, il più debole a livello di competenze medie presenti in quel tipo di organizzazione è la startup, il che non vuol dire che non abbia ovviamente anche dei vantaggi lavorarci dentro. Però questa è la fotografia che provo a scattare. Questo è un punto interessante. Tra l'altro mi ricorda, se ben ricordo era Daniel Priestley, no, che è un business coach anche abbastanza famoso, ma penso l'abbiano portato molto alla ribalta quando ha collaborato con Ali Abdaal. E lui ed altri dicono spesso: se hai idee di startup e tutto, per almeno 5 anni lavora in azienda, cioè lavora per altri, perché ti devi fare le ossa su certi meccanismi, su certe cose, prima di poter partire letteralmente da zero. Questo è un punto sì che probabilmente triggerà alcune reazioni, però va assolutamente considerato, cioè non possiamo idealizzare determinati contesti, bisogna avere anche, come dicevi tu, la prova del mercato, della realizzazione dei risultati. Volevo farti una domanda perché tempo fa avevo fatto un post prendendo, credo che fosse il CEO, uno dei founder di LinkedIn, che faceva vedere, no, la vecchia carriera, la logica era appunto università, posizione 1, posizione 2, la classica cosa lineare, e poi faceva vedere come oggi carriera vuol dire inizi qui, ti sposti lì, fai la tua azienda, torni in azienda, vai in multiprogetti, che credo sia una caratteristica di personalità come le nostre, che comunque abbiamo sta voglia di fare tante cose, vedere altre, e soprattutto io vedo si riflette molto nel tuo percorso. Ecco, io credo che tu abbia una bella esperienza rispetto al applicare o trovare soluzioni probabilmente non standard
per creare il proprio percorso, o meglio il proprio spazio e poi all'interno di quello definire qual è il percorso. Ci vuoi raccontare un attimo secondo te di quale sia l'approccio, per un battitore libero che a un certo punto deve mettere, no, le gomme a terra e realizzare? Perché c'è molta creatività penso non soltanto nella parte proprio output lavorativo, ma proprio nell'impostazione di quello che è oggi la tua carriera, che è fatta di diversi blocchi, che non è facile tenere insieme, no? Allora, innanzitutto c'è un tema di saper raccontare la propria storia, che già secondo me rappresenta un buon 70% della tua capacità di successo di andare da uno step all'altro. Tu prendi il CV di una persona, le chiedi dove vuole arrivare, il modo in cui quella persona descrive la propria esperienza è del tutto scollegata dalla job application a cui sta provando a candidarsi. Devi fare quel salto mentale di dire: "Okay, fermiamoci un attimo, quali sono le competenze che mi sono richieste nel prossimo lavoro? Queste 3. Le ho sviluppate, c'è qualcosa che io della mia attuale esperienza posso raccontare per mostrare senza mai mentire, perché poi le menzogne vengono fuori, ma senza mai mentire, semplicemente descrivendo la tua storia, valorizzando alcuni aspetti del tuo percorso, che magari pensavi fossero secondari, invece sono fondamentali. Altre cose che pensavi fossero super importanti perché magari è stato il cuore di quello che hai fatto in quell'esperienza, però non c'entra niente con quello che vuoi ottenere. C'è una capacità, Mauri, di narrativa, di storytelling del tuo percorso. Io anche di recente lessi un contenuto geniale su LinkedIn in cui diceva: "Non c'è nessuno che potrà unire i puntini del tuo percorso meglio di come lo farai tu". E quindi in realtà quando poi ti guardi indietro e racconti il tuo percorso, racconti la tua storia e cerchi di ammaliare un datore di lavoro, un nuovo potenziale azienda con cui collaborare, sei tu l'unica persona che ha acquisito tutte le informazioni lungo il percorso e che quindi sia quando ti presenti in fase di colloquio, sia banalmente quando riscrivi il tuo CV, personalizzi per ogni singola azienda, di avere in testa cosa tirare fuori, cosa valorizzare per conquistare quell'opportunità. Quindi intanto c'è, come dicevi te, la capacità creativa non solo di fare bene al lavoro e di capire all'interno dell'azienda, una volta in cui ci stai, qual è il massimo che puoi portare a casa, quali sono le opportunità, qual è il valore in qualche modo che puoi dare e ti puoi riprendere, ma anche pianificare in modo abbastanza creativo in questo caso, uno step dall'altro e creare un gap, cercare di capire qual è quel ponte che ti permette di arrivare a quell'esperienza. Voglio andare all'estero in quel paese, non conosco nessuno. Qual è la cosa che ci può far avvicinare a quell'esperienza? Un referral. Quindi paradossalmente riscrivere la tua narrativa per convincere qualcuno che ti fa un referral è la cosa fondamentale perché in quel paese non ci hai mai lavorato e magari hai solo 3 anni di esperienza lavorativa e magari il tuo CV là non conta niente. Quindi la tua capacità di ammaliare una singola persona che ti aprirà una porta è fondamentale. Devi andare a fare un lavoro che implica anche una parte di vendita o di marketing o di tech o di prodotto, non mi interessa. Cosa del tuo percorso può valorizzare che tutti gli step della tua carriera ti rendono agibile, adatto per portare a casa quel risultato. Riscrivi quel CV, riscrivilo come se lo stessi raccontando a una singola persona che vuole sentirsi dire delle cose specifiche. Quindi ovviamente consiglio che tutti conosciamo, non mai inviare lo stesso identico cibo a tutte le aziende, è una cosa terribile, è come presentarsi a un esame universitario e dare le stesse risposte a tutti i professori o gli assistenti, a prescindere dalle domande che ti hanno fatto. Sei completamente pazzo. E anche lì sei stato pigro ed Pigro. è giusto che non porti a casa il risultato. Perché torniamo al concetto di prima, per cui se allochi poco tempo prima, porterai a casa pochi risultati dopo. Riguardo invece alla pianificazione macro del percorso di carriera, dipende quanto sei ambizioso, Mauri. Perché io e te possiamo avere tutte le conversazioni del mondo a 5, 10, 20 anni. Poi però dopo 5, 10, 20 anni ci rincontriamo e io tipo un zecchio ti faccio: "Mauri, senti, ma quella cosa poi l'hai fatta?" E non è un problema dire di no, oppure: "No, guarda, ho un po' cambiato idea." Però se tu mi presenti un disegno abbastanza articolato da persona completamente pazza come ero io nel 2013 in cui c'era 'sta sorta di disegno molto generale per cui avrei lavorato come dipendente per 10 anni, perché mi ero messo in tasca che 10 anni siccome è un bel numero, è Il una numero cifra tondo. tonda è una Famoso. cifra tonda, a me mi rassicurava mentalmente e mi faceva dire: "Okay Federico, se tu resisti 10 anni, che specie col caratterino che hai", e questo caro Mauri vale anche per te, specie col caratterino che abbiamo, tu sopravvivi nella macchina aziendale con capi, colleghi, invidie, follie, poi ovviamente anche tante cose belle, tu diventi un super saiyan e quando esci da questa macchina infernale sei un imprenditore statisticamente preparato per fare le cose che devi fare, cioè avere dei contatti con dei clienti con cui partire dal giorno 0, aver imparato tantissime lezioni da tutti i tuoi capi, sia quelli bravi sia quelli meno bravi, e aver imparato anche
nei rapporti con i tuoi colleghi, come poi dovrai far giocare le persone tra di loro per farle stare bene e fondamentalmente per performare. E quindi all'interno di questo disegno, poi l'unica altra variabile un pochino abbozzata era: però se lavoro 10 anni nella stessa azienda, è come se per 10 anni ascolto mio padre dire le stesse cose, oppure vado all'università e seguo per 10 anni lo stesso corso. Ah, quindi okay, allora parte di questo pazzo piano decennale, okay, ci deve essere anche un'altra variabile da soddisfare, che devo vedere almeno una volta ognuno dei 5 tipi di organizzazione del digitale, che appunto, come dicevo prima, sono brand, agenzia, consulenza, big tech e startup, perché innanzitutto capirò, lungo questo percorso, quale di queste 5 è quella che mi solletica di più, qual è quella che mi piace di più. 2, cercherò poi di incrociare anche un po' i diversi modelli di business che ho visto e vedere quale performa un po' di meno, quale ho visto soffrire un po' di più. Poi all'interno di tutti questi contesti capirò quali sono anche i metodi migliori per strutturare l'organizzazione. Dipendenti, collaboratori, come trattarli, come pagarli, 1000 infinite cose che però mi sarei portato a casa solo se fossi riuscito a, mettiamola così, a portare a casa queste esperienze. Quindi, anche se era un disegno pazzo, anche se era un piano molto generico, però poi la cosa che mi dava entusiasmo è che ogni anno che passava restavo fedele al piano. E una cosa che non avevo pianificato e che però poi in effetti un pochino è successo, è che non solo sono riuscito a lavorare una volta in ognuno di questi 5 tipi di organizzazione, ma ogni volta, come tra l'altro menzionavi anche te prima, ogni volta ho anche cambiato città. Quindi indirettamente io ho aggiunto un'altra variabile che era location. Cioè non solo voglio vedere tutti i tipi di organizzazione, però anche lì se li vedo a Roma o a Milano, o comunque avrò la visione di Roma o dell'Italia, avrà comunque una visione limitata. Invece facciamo che ogni volta o cambio città o cambio addirittura paese, così alla fine di questi 10 anni posso aver dire, con tutta l'umiltà, di aver visto solo comunque una parte microscopica del mercato del lavoro, perché non ho visto tutto, ho visto solo questi 10 anni di esperienza, però posso dire di aver rubacchiato elementi qua e là, da modelli organizzativi differenti. Tu pensa, una volta ho fatto un calcolo, adesso l'ho perso, di quanti colleghi ho avuto in totale, di quanti capi ho avuto in totale, su quanti progetti e clienti ho lavorato in totale, in quanti uffici ho lavorato e quanti coinquilini ho avuto lungo il percorso decennale. Solo la somma matematica di tutti questi esseri umani sono data point che io ho messo nel chat GPT del mio cervello e quindi quando elaboro le informazioni, quando c'è un problema da affrontare, ci sono buone probabilità che io o abbia già visto quel problema paro e patto, o ne abbia visto una versione simile, o abbia comunque maturato le esperienze e le informazioni per unire i puntini e dire: "Ah okay, però in effetti quel problema si potrebbe risolvere così". Io non ho alcun tipo di intelligenza e il paradosso del mio piano decennale, Mauri, è che partii da una forma di insicurezza esistenziale, per cui avevo grandi ambizioni, ma tutto sommato mi sentivo stupido o comunque disinformato sul mercato del lavoro, tradotto inesperto. E l'unico modo per bypassare questa inefficienza informativa era come un kamikaze, come un hacker del mercato lavorativo, pur sapendo che il fare il dipendente non era il massimo per il mio carattere, ma era la cura amara di cui avevo bisogno per portare a casa le informazioni. Quindi, se dovessi dare una piccola morale è: definite un macro piano e quantomeno un macro lasso temporale, e poi però abbiate la disciplina di rispettarlo e automotivarvi, che più andate avanti e più quel piano diventa pazzo per gli altri, ma non per voi, perché finalmente portate a casa dei piccoli grandi traguardi che vi fanno dire: stiamo andando nella direzione giusta, a prescindere da tutto il caos familiare, fidanzate, amici, cose che succedono, sport, palestre, tu comunque resti come un killer, punti la preda e non perdi di vista e però ti concedi anche la flessibilità lungo il percorso di fare dei piccoli aggiustamenti. Quando però vedi che gli aggiustamenti ti stanno portando completamente fuori, allarme rosso. Significa che quel piano, mettiamola così, non lo stai più rispettando. Quindi quello che mi aiutò Mauri all'epoca fu semplicemente darmi delle macro regole che però avevano delle indicazioni abbastanza pratiche da portare a casa e mi auguro di averci preso con le tempistiche. Una volta uno studente mi provocò, mi disse: "Ma non pensi che avresti voluto fare le stesse identiche cose in 7 anni anziché in 10?" E mi è rimasto. Ho detto: "Forse in effetti l'avrei dovuto fare in 7 anni", però sono talmente soddisfatto di tutte le cose che ho visto in quei 10 anni, più la soddisfazione quasi infantile di aver rispettato questo decennio, perché dire decennio mi piace. E anch'io adesso quando penso al mio percorso, io penso in termini di decenni e so perfettamente è una parola grande, so a livello macro cosa voglio che accada nel prossimo decennio e addirittura sto già cominciando a pensare quello che voglio che so accada da quando avrò 43 anni a 53 anni. Perché il decennio mi piace, la decade, anche a livello di generazione storica. Sì, ovviamente ci stanno i secoli, però la decade funziona.
a livello narrativo, e siccome noi ci dobbiamo continuamente narrare storie, narrarsi la storia di un piano decennale, che ripeto può essere anche più breve, mi ha aiutato a portare a casa il risultato in qualche modo. No, bellissime considerazioni e sull'ultimo punto, sul discorso del no, quando parlavi del data point delle altre persone, quella è una delle cose che mi ha arricchito particolarmente in più settori, settore privato, settore lavorativo, ma anche su alcune sfide importanti che, sto affrontando. E come sempre quando ti rendi conto che non sei il primo al mondo a passare attraverso quella sfida, e quindi capire, avere questo data point di altre decine, centinaia di persone con cui abbiamo avuto l'opportunità di interfacciarsi, se siamo riusciti a trattenere qualcosa da quelle relazioni, ci aiuta tantissimo perché appunto non siamo i primi ad attraversare quella sfida, non siamo i primi ad avere quel problema e questo è un ottimo punto di partenza, almeno per avere una struttura di riferimento. Quando parlavi dell'approccio alla carriera o se vogliamo al colloquio come parte più emblematica, mi hai ricordato io quando aiuto le persone professionisti per la parte, no, di carriera come career strategist, è esattamente lo stesso percorso che faccio con loro. Io dico: "Mandami il curriculum che hai oggi, poi lo buttiamo perché io da Mh-mh. come tu ti descrivi capisco come ti percepisci e come ti posizioni nel mondo. Poi a fine percorso non ci sarà niente a che fare tra quello precedente e quello nuovo, però spessissimo leggendo il curriculum capisci proprio appunto le persone quanto sono state pigre, quanto hanno fatto semplicemente una parte di elenco di, job role. È veramente molto indicativo, no, dello sforzo di cui parlavi prima che hanno messo. E poi l'altra cosa sullo storytelling su cui punto moltissimo, quello che dicevi prima, cioè tu devi unire i puntini. Avevo fatto un post proprio qualche giorno fa su LinkedIn a riguardo, guardare indietro e unire i puntini come, diceva anche Steve Jobs, ma la cosa fondamentale è tu devi creare una storia per cui fai vedere che tu sei esattamente la forma che combacia con quello che sta cercando l'azienda in quel momento, cioè stanno cercando una sfera senza mentire, ma tu devi trovare nella tua storia quello che spiega che tu sei esattamente in questo momento della tua carriera il contenitore giusto per quel tipo di sfida. E questo, appunto, quando uno spolvera il curriculum e lo spamma senza criterio a 300, è assolutamente infattibile. Cioè, deve esserci veramente lo sforzo, quello di cui parlavi prima, cioè l'impegno del ogni singola candidatura, ma in generale proprio nella vita, no? Se vai e fai il copia e incolla perché così ne ho mandati 50 oggi, no, Mh-mh. mandane 2, però Ma su che questo siano. ho almeno una domanda per te. Ribalto la meccanica dell'intervista, poi torniamo a parlare delle nostre cose, però su questo sono interessato per davvero. La capacità di un essere umano, Mauri, sulla base della tua esperienza, di tutte le persone che stai a cui stai dando una mano, nel disegnare il CV per rispondere all'esigenza dell'azienda, secondo te dipende dalla loro capacità di, chiamiamola, pianificazione strategica, diciamo che sono intelligenti, oppure è una questione di empatia, cioè che ti riesci a mettere nei panni dell'HR? Che io ancora non mi sono dato una risposta su questo. Guarda, io penso ci sia l'esserci o no il pezzo a monte di self-awareness. Cioè, io visualizzo, sto preparando anche delle slide per il workshop, normalmente uno che fa? Prende il curriculum, Mh-mh. spamma il mercato del lavoro, inizia a interagire con eventuali recruiter o colloqui e lì inizia a farsi le domande. Ah, ma sta posizione è giusta, questa azienda è giusta, questo stipendio per me va bene, Bruxelles, chi l'aveva mai considerato e tutto. Mh-mh. Se invece si inverte e si passa prima tanto tempo a ma io chi sono, cosa voglio e cosa non voglio, che tipo di azienda per me va bene, che tipo no, qual è il mio modo migliore di funzionare lavorativamente, e quindi penso al test Gallup di cui parlo spesso, le 34 Strengths Clifton. Quando fai tutto questo lavoro e hai capito quello che vuoi, ma soprattutto quello che non vuoi, quello che vuoi questo aiuta a un certo punto a rivedere la tua storia e a posizionarti, perché hai già risposto alla maggior parte delle domande prima. Cioè, secondo me c'è un fatto di metodo e questo metodo richiede la volontà di farsi il mazzo,
perché devi veramente andare a fondo su certe cose. Io parlo dei pilastri, però se sei disponibile a fare quello, poi si semplifica molto e allora è un fatto di aver chiarita la big picture, entrare anche no, l'empatia richiede anche il metterti in discussione su certe cose perché è una fase di ascolto estremamente attiva rispetto alle esigenze. Cioè io ho fatto degli esercizi con le persone, mi ricordo per una c'era proprio Leonardo, a un certo punto aveva 2 posizioni per la divisione una divisione di avionica, e io spiegavo alle persone: "Ma le vedi che son completamente diverse? Perché questa parola qui ti dice che qui fai il tecnico e qui fai il gestionale, qua ti parla che sarai misurato così e colì". E vedi le perso perché: "Oh, l'azienda è giusta, la keyword c'è, vado, pum, lancio, faccio". Allora, secondo me, per rispondere alla tua domanda, è a monte un discorso di preparazione, ma soprattutto di capire che c'è bisogno di quella preparazione. Mh-mh. Perché il 95% della risposta è: devo cercare lavoro, devo cioè, non devi cercare lavoro, devi prima posizionarti nel mondo del lavoro. Una volta che hai capito dove sei, in quale quadrante sei, allora poi è soltanto il tecnicismo di mettersi alla ricerca, di preparare, quelli sono gli strumenti finali, ma prima c'è self-awareness, strategia, strumento. Mh. E a mio avviso la maggior parte delle persone hanno come problema il non sapere che c'è questo esercizio da fare prima. Quella la pianificazione di cui parlavi tu, no, io c'ho il mio Odyssey Journey, il mio Design Your Life di 10 anni, fatto 6 anni fa, adesso completamente rifatto perché ovviamente son cambiati alcuni parametri e alcune condizioni a contorno, Mh-mh. però devi avere idea di a livello io dico sempre: fatevi un'analisi a livello personale, a livello familiare, e son 2 cose separate, a livello finanziario e a livello professionale, cosa volete e cosa non volete. Tutto questo diventa un posizionamento e quindi una strategia, e tutto questo diventa una tattica che è: come rispondo alle domande, che tipo di curriculum faccio, a che tipo di posizioni mi presento, ma solo dopo aver unite quelle cose. Credo che sia un pezzo quanto avrei voluto saperlo guarda tanti anni fa, cioè mi mi rendo conto i miei primi 10, 12 anni di carriera sono stati veramente inseguire quella che era la mia priorità del momento, per cui sì. Però ti hanno anche reso la persona che sei oggi, quindi sai, poi uno Sì. guarda indietro come Pollicino, tutte le mollichine che uno ha costruito, dice: "Okay, però va bene così. Era No, no, era va era va giusto che andasse così." benissimo. Però è stato un infatti penso che la parte, per persone credo che sia molto simile anche rispetto alla tua motivazione, no, dietro questa parte di formazione, di insegnamento, di tutoraggio, credo che ci sia anche il rendersi conto il valore del condividere rispetto veramente al mondo reale, no, perché cioè non ci vuole niente, metti una keyword, trovi 10 libri e là trovi tantissime belle informazioni, sai, però quelle belle cicatrici che ci abbiamo addosso ci aiutano a voler condividere. Chiaro? Senti, Dimmi. no, e invece secondo te ora tu ora hai una seniority e un'esperienza lavorativa che possono portare a diverse opzioni, no, puoi andare più verticale, puoi espanderti, puoi esplorare. Quali pensi che siano le cioè immagino sai, no, dove andare, però, Adrian Cho, che è un career strategist che mi ha aiutato molto in passato, lui parla dei pivotal point, no, a questo punto dove tu hai sommato una bella quantità di quali pensi siano le cose fondamentali su cui concentrarsi e se hai anche un'idea di come approcci diversamente le cose rispetto a come le approcciavi al tuo primo pivotal point. Allora, le cose su cui mi devo concentrare adesso, chiamiamolo sul breve termine, è diventare la versione migliore di me stesso come responsabile di un'agenzia, di una società di consulenza digitale. Il Mh, modo per farlo, e mi sono reso conto, penso proprio di recente, che aver raggiunto questo risultato, che finalmente ero il capo di me stesso, in realtà lo stavo già percependo come una condanna, ma sai perché? Perché non ho più nessuno a cui chiedere. Tutti chiedono a me, che ovviamente è il bello di essere responsabile. Ho subito poi passato il problema in estate,
contattando 5 capi di agenzia in Italia che io conosco, ognuno specializzato però in un'agenzia differente. C'è chi fa SEO, chi digital PR, io faccio strategia, c'è chi fa branding, eccetera. E abbiamo creato un club mensile in cui ci vediamo una volta al mese, 1 ora. Io faccio da moderatore, io scelgo il tema, io invito le persone, tutti discutiamo e discutiamo di quel singolo tema. Ed è letteralmente un networking peer to peer, in cui però grazie a queste persone io imparo. Per puro caso, mentre io stavo organizzando questa cosa, sono stato contattato su LinkedIn, uno dei pochi messaggi di valore in DM da uno sconosciuto che ho ricevuto negli ultimi anni, da una persona che si chiama Sam, è un imprenditore, è un capo di un'agenzia a Londra e stava facendo la stessa identica cosa a livello internazionale. Sono entrato anche in quel club. Quindi sul breve termine, Mauri, il mio obiettivo fondamentale è non più capire qual è il tool di programmazione dei social media migliore sul mercato, oppure cosa impatta di più la SEO, il ranking SEO di un sito web, oppure qual è il tecnicismo in termini di tracciamento che mi permette di collegare Google Analytics a Facebook Pixel. Per questo ci sono dei collaboratori, sono attività operative che facevo all'inizio. E non c'è neanche più il tema di strategia, perché sebbene ancora io faccia la strategist per i nostri clienti, so già che una volta che supereremo una certa soglia, io non avrò più tempo di fare quella cosa, quindi di fatto dovrò sempre essere di più solo un responsabile. Bene, sul breve termine, la capacità, la competenza che ho da sviluppare ed essere un ottimo responsabile di agenzia. L'unico modo per farlo? Lavorare tanto, portarmi a casa tanti clienti, incasinarmi la vita, gestire tanti progetti e quindi intanto già imparare a gestire sempre di più l'arte della complessità, diventare un ottimo manager per i miei collaboratori, una persona che non è una persona che ti sta dando dei soldi, è una persona con cui hai piacere a lavorare, perché sia che tu sia fisso, sia che tu sia un collaboratore esterno, sai che lavorare insieme a me ti porta del valore, perché ti faccio stare sereno, perché ti pago il giusto, perché vedi che c'è un percorso, anche da esterno vedi che c'è un percorso, ogni progetto è un pochino più complicato e soprattutto perché siccome combattiamo insieme sul fronte, ti do una mano a gestire il cliente, ti do una mano a gestire il progetto, c'è comunque anche una curva dell'apprendimento e poi gestire anche l'azienda sempre meglio dal punto di vista finanziario. Quindi tutte competenze che riguardano l'essere egoisticamente un ottimo responsabile di agenzia, capire quanto marginare sui progetti, capire se strutturare dei piani di referral, partnership con un'altra agenzia, le basi. Solo che in questo campionato può essere sempre meglio, mentre sul lungo termine, se devo giocare la partita dell'ambizione, la cosa che vedo è vivere una vita imprenditoriale in cui ogni tot mi concedo il lusso di entrare in un nuovo settore e però le aziende che ho creato prima continuano a creare valore alla nuova azienda. E quindi, come ho detto di recente durante un provino, di cui non diremo altre cose, ma in cui mi hanno chiesto: "Sì, ma qual è il tuo obiettivo? Alla fine, Federico, dove vuoi andare a parare?" Io sono stato molto onesto, ho detto: "Io mi vedo avere 70 anni, a capo di un holding che opera a livello internazionale. All'interno di questa holding ci sono molte aziende, di cui provo a essere il responsabile su tutte, come fa quel pazzo di Elon Musk, che però è 76 step davanti al sottoscritto e che però ti fa capire quanto una persona che ha voglia di lavorare possa davvero essere il CEO di 2, 3, 4, 5 aziende. Tra l'altro sto leggendo di recente proprio la sua biografia di Walter Isaacson, molto interessante, e si palesa nella narrazione della sua storia pazza quanto in realtà molte delle sue aziende portino poi valore a tutte le altre, perché spesso il talento ingegneristico di Tesla interviene su SpaceX, gli ingegneri, pensa a un dream team di ingegneri di Tesla e SpaceX, sono stati lo squadrone della morte che sono andati dentro Twitter e hanno mandato a casa il 90% dei programmatori, determinando il ranking di quali fossero gli sviluppatori in grado e quelli meno in grado di lavorare in termini di performance, di eccellenza. E quindi lui il talento, le competenze ha fatto sempre in modo che poi andassero da un'azienda all'altra. Bene, io sono l'ultimo degli ultimi e sul piatto ho solo una piccola scuola in Italia e una società di consulenza qua a Londra. Però già vedo l'unione tra le due cose. Formo le persone, me le porto in casa. Un domani, quando nel disegno imprenditoriale della mia holding creerò ad esempio la Digital Combat Athletics, che mi immagino essere un brand sportivo legato agli sport da combattimento, ma legato a un mercato anche di persone che non necessariamente fanno questi sport, ma magari vogliono fregiarsi, così come delle felpe della Leone, così le felpe della Boxer. Un brand legato agli sport da combattimento, che però è sportivo in generale,
Io so perfettamente che la comunicazione e il marketing della mia Digital Combat Athletics la gestirà l'agency e a lavorare alla comunicazione e al marketing ci saranno ex studenti. Quindi ogni step imprenditoriale che io svolgerò e svilupperò, entrando in dei settori che però mi devono interessare, mi devono piacere, dovranno sempre avere una conseguenza logica, gli unici con gli altri. Ci sono invece altri imprenditori che hanno delle holding e operano in dei settori che non comunicano tra di loro, semplicemente perché hanno individuato delle opportunità di business. Mentre ripeto, io mi vedo a 70 anni guardarmi indietro e dire ok, opero in tutto il mondo o comunque nelle aree del mondo in cui sono delle opportunità e ogni singolo tassello del domino che ho creato in realtà si connette con tutti gli altri. Però restando un pochino più sul pianeta Terra, senza pensare alla Marte, cioè lo stesso pianeta in cui ci porterà lo stesso Elon Musk, al momento direi che devo semplicemente diventare un migliore responsabile di agenzia. Beh, interessante, grazie di questa condivisione. A me piace molto la logica dell'ecosistema, cioè quello che hai raccontato all'inizio, c'è poca competenza specifica in giro e quindi mi faccio la mia academy, non è banale come come soluzione, mi ricorda un po' di Untouchable quando vanno a prendere nella scuola di polizia, dice: "Allora prima che diventino corrotti andiamo a prendere proprio all'albero le mele". E questo è sicuramente è una di quelle cose che si collega a quanto parlavamo prima, no, la progettualità. Cioè, già a quei tempi avevi chiaramente idea di qualcosa più ampio spettro per dire: mi formo le persone per cui da A queste confluiscono in B e poi mi permettono di. Questo è molto, molto interessante. Credo che ci siano diversi spunti che magari un domani, anche al svilupparsi di altre attività che abbiamo entrambi in cantiere, si possono sviluppare più in dettaglio. Dovendo dare l'ultima domanda che mi piace fare è: nella tua esperienza, qual è stata la competenza che ti ha aiutato di più e che ti ha sorpreso di più? Nel mio caso ti dico, da ingegnere, mai avrei pensato che la mia carriera potesse essere influenzata tantissimo dalle capacità di comunicazione, no, cioè proprio era quanto di meno pensavo fosse rilevante per una carriera di un almeno sulla carta ingegnere. Qual è stata la cosa che ti ha aiutato di più e che ti ha stupito di più, se vogliamo? Fare domande con un crescente livello di intelligenza nel farle e poi ascoltare con attenzione le risposte. Quando cominciai a lavorare mi rendevo conto che io potevo magari essere un social media manager e nel mio tavolo avere altri 3 social media manager junior, schiappe come me, appena usciti dall'università, 6 mesi di esperienza, niente sul mercato del lavoro. Poi però dovevamo fare una riunione con il capo o con la capa. Bisognava portare a casa le informazioni dal cliente. Le domande che facevi erano il presupposto per capire meglio il tuo lavoro. Incontravamo un cliente, andavamo a fare queste trasferte a Milano, che da Roma già mi sembrava New York, e bisognava fare delle domande al cliente per portare a casa delle informazioni. Poi sono diventato strategist, poi consulente e finalmente ero io il responsabile del progetto. La quantità di domande, non più solo sul digitale, ma adesso anche sul business, su come funzionasse il business, erano letteralmente la conditio sine qua non, uno per entrare subito in empatia con l'azienda e anziché vomitarle addosso delle informazioni o delle conoscenze, fare domande, essere un buon essere umano, torno a questo concetto che sembra molto banale ma non lo è, ascoltare con attenzione quello che la persona stava dicendo e poi ovviamente la tua capacità di unire i puntini. Adesso faccio l'imprenditore, il lavoro è più o meno lo stesso, devo entrare in contatto con delle persone e bombardarle di domande e mi rendo conto che se io mi tolgo il cappello, la maschera da lavoratore, io sono così anche nella vita di tutti i giorni. Se voglio entrare nel mondo di una persona, voglio fare amicizia con una persona, voglio conoscerla, al netto del fatto che mi piace molto parlare, bombardare quella persona di domande e attenzione, dopo 9 minuti che sta parlando, farle una domanda che è legata a una cosa che ha detto al minuto numero 2 e quindi dimostrarle che tu stai davvero ascoltando e che non stai facendo solo domande per il gusto di fare domande e fingere di mandare avanti la conversazione, ma stai prestando attenzione, fa la differenza tra chi, torniamo all'esempio di ChatGPT di prima, Mauri, tra chi accumula i giusti data point e poi ha le basi, alla base di dati per unire i puntini e dire ok, questa è la proposta che devo fare, oppure ok, questa è la traiettoria della strategia che deve prendere questo progetto, oppure ok, a questa azienda serve questa cosa. Fare le domande giuste e ascoltare con attenzione. 2 competenze di una banalità
disarmante perché tutti possono farlo, però vuoi vedere che anche in questo ci sono i Cristiano Ronaldo e ci sono gli amatori, e che spesso non dipende neanche dal tuo livello di seniority, ma dalla tua reale capacità di formulare domande che ti avvicinano alla risposta, perché poi la verità assoluta non esiste, ma ti avvicinano alla risposta. E poi presti talmente tanta attenzione, non ti distrai, che riesci a fare anche dei collegamenti che intrigano ancora di più la persona, o banalmente ti permettono di fare domande improvvisate che il cliente non si aspetta, ma soprattutto che dimostrano attenzione. Queste sono le 2 competenze che hanno fatto un po' la differenza e che ancora oggi lo fanno. Grazie mille, e su questo ricordo Tim Ferriss parla spesso dell'importanza di fare domande, proprio in qualche libro c'era proprio il capitolo sulla differenza tra le domande, quelle belle e quelle, e mi ricordo una in particolare diceva: invece di chiedere a una persona qual è il tuo libro preferito, chiedete quale libro hai regalato più spesso, perché questo attiva un meccanismo di pensiero all'interno che fa selezionare e ricordare la domanda, quindi ottimo punto. Allora Federico, io ti ringrazio tantissimo per il tempo e tutte le informazioni che hai condiviso. Dove raggiungerti? Quali sono i canali migliori per trovarti e per seguirti? Allora, l'opzione numero 1 è che io vi dia l'indirizzo di casa mia a Londra e mi potete venire a bussare. L'opzione numero 2, più efficace, è semplicemente di cercarmi su LinkedIn Federico Sbandi, perché è il luogo lavorativo in cui sono un pochino più attivo e mi fa piacere conoscere persone nuove, dai. Perfetto, ti ringrazio. Poi quando passo a Londra però noi ci giochiamo l'opzione 1 sicuramente. Dai, Va bene. Allora, grazie veramente, ringrazio tutti quanti dell'avete atteso fino adesso, e se volete iscrivetevi al canale, e se avete delle domande per Federico mettetele nei commenti, perché penso che ci siano stati davvero tantissimi spunti per magari degli approfondimenti anche successivi. Ok? Grazie a grazie. tutti allora, e ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao. ciao.